Ciao ciao ciao, ben ritrovato, ben ritrovata, buongiorno o buonasera. Oggi ti faccio vedere uno smart speaker che fa anche il caffè. O, se vogliamo vederla da un altro punto di vista, una macchina del caffè che integra uno smart speaker compatibile Alexa. E sì, perché sto parlando della nuova Lavazza Voicy, una delle prime macchinette per il caffè ad uso domestico che è compatibile con Amazon Alexa, ovvero è l'unione di due articoli in uno, una macchina per il caffè che della linea Lavazza a modo mio, quindi compatta, piccola da casa, pratica sostanzialmente a capsule, e uno smart speaker Alexa che naturalmente ti gestisce anche la preparazione e l'erogazione del caffè con un certo grado di personalizzazione. Uno smart speaker quindi compatibile con Alexa ed è uno speaker wireless, cioè puoi andare a fare aggiornamenti direttamente tramite la wifi di casa, streaming musicale tramite i servizi Spotify Connect o Amazon Music, e hai, acquistando questo prodotto, 3 mesi gratuiti di Amazon Music Unlimited, così come altre macchine per il caffè Lavazza a modo mio. Anche questa qui ha dimensioni piuttosto contenute, un cassetto da massimo 10 capsule usate, un serbatoio d'acqua da 1 litro e le parti staccabili si possono andare a lavare direttamente in lavastoviglie. Puoi dunque ascoltarci la musica e puoi chiedere ad Alexa, oltre a tutto quello che chiederesti normalmente ad uno speaker smart, quindi anche di andarti a gestire dei dispositivi intelligenti per la smart home, quindi prese, luci, come faresti normalmente con un Amazon Echo. Puoi farti fare anche il caffè decidendo quando lo vuoi bollente o quanto lo vuoi lungo. È compatibile inoltre con l'app Piacere Lavazza per un ulteriore grado di personalizzazione ed ha un costo di 250 euro. Solo la macchinetta. All'interno esce un kit, diciamo, di assaggio di varie capsule, altrimenti 180 euro con 128 capsule, gusti vari. Questa qui è la Lavazza Voicy. Unboxing, andiamocela a vedere più da vicino e le chiederemo di prepararci un caffè, così vediamo come viene. Dunque in confezione trovi la Lavazza Voicy, la vediamo più da vicino fra un secondo, guida rapida all'installazione in italiano e per immagini, la griglietta portatazza che ha la forma di un gattino ed è regolabile su 2 posizioni diverse, quindi devi andare a rimuovere un po' l'imballaggio e le pellicoline, e poi un kit di benvenuto di 9 capsule, eccole qui. Quindi qualità rossa, intenso, deck delizioso, fino a 9 gusti diversi, così puoi provarli. I materiali sono plastici fondamentalmente, ma realizzati bene. C'è un po' di metallo, come per esempio per la griglietta qui, porta tazza, che puoi andare a lavare a parte. Per quanto riguarda la macchinetta, il serbatoio lo vai a rimuovere. Al primo utilizzo va sciacquato, deve far uscire mezzo litro di acqua calda facendo un caffè molto lungo, quindi mettendo una bella tazza sotto o cambiando il bicchiere quando si riempie. Questa è un'operazione che naturalmente vado a fare a parte. Ha un peso di 4 kg a vuoto, una forma pressoché simile a quelle di altre Lavazza a modo mio, tranne che per il pannellino dei controlli, perché qui andiamo a vederlo da vicino. A parte che è completamente realizzato, cioè rivestito di silicone, molto piacevole al tatto. Nella parte inferiore abbiamo i controlli della macchinetta del caffè, quindi le 3 spie di avviso, cassettino pieno. Il cassettino è quello che si va ad aprire qui sotto, il cassettino delle
capsule usate e puoi andarlo anche questo a sciacquare. Ti indica quando è pieno, poi se manca l'acqua o se ha bisogno di essere decalcificata. Accensione e spegnimento, caffè corto, caffè lungo, mentre la parte sopra è per il controllo dello smart speaker, quindi accesso ad Alexa più e meno e vai a silenziare il microfono, quindi ha anche la possibilità di silenziare il microfono con questo tastino, cosa importante per uno speaker che è sempre in ascolto. Invece qui vai a inserire, come si fa un po' su questo tipo di macchinetta, le capsule. Il cavetto posteriore, compresa asciugo, ha una lunghezza di 80 cm. Guardando da quest'altra angolazione troviamo qui l'uscita dello speaker che è rivestito con un tessuto sintetico. Qui naturalmente c'è l'ugellino per l'uscita caffè e qui va incastrato la piastrina portatazza. Puoi regolarla così più in basso per una tazza grande, per una tazzina piccola invece la incastri sopra. Per la configurazione naturalmente devi avere attiva una wifi in casa e in ufficio, quindi colleghi e accendi la Voicy, connetti la Voicy, accetti le condizioni, è collegata all'alimentazione? Sì. A questo punto devi andare alla voce wifi e collegarti alla wifi che sta generando la lavazza. Ecco qua. A questo punto hai effettuato la connessione. Vedi? Ora torna all'app complementare. Ti aiuta e adesso parte il processo di installazione. Sta andando a fare una ricerca tra le reti disponibili, eccola qua, inserisci la password, la vado subito a inserire e si è collegata alla rete wifi. Adesso però c'è bisogno di eseguire l'accesso ad Amazon per poter utilizzare Alexa. Immediatamente ti dà alcuni suggerimenti di utilizzo di Alexa con questa Voicy, perché puoi andare oltre a fare il caffè e chiedere quanti caffè hai erogato, quanti caffè hai preso, come il tempo, tutto ciò che puoi fare con uno smart speaker Ego. Dunque ho sciacquato e riempito il serbatoio senza capsula, chiudo, metto un contenitore sotto e faccio uscire un mezzo litro di acqua in modo tale che si pulisce. Dunque, che dire, ti deve piacere l'idea. Da un punto di vista realizzativo la qualità mi sembra buona, a dire il vero me lo sarei aspettato da questo genere di prodotto, però non è sicuramente perfetto. Per esempio il pannellino dei comandi è limitato, manca un play e pausa, non puoi scorrere le tracce se non attraverso la voce. Bello il fatto che puoi andare a silenziare il microfono, mi piace molto questo LED che corre tutto intorno, come pure quando aumenti o riduci il volume lo vedi immediatamente. E come speaker diciamo non è proprio granché, è un speakerino piccolo senza bassi che riesce a riempire un ambiente piccolo, quindi una cucina diciamo 25-30 metri quadri. Siamo proprio al limite. A livello di qualità e di potenza è un po' come l'Echo Dot di terza generazione, già con quello di quarta generazione che comunque costa una sessantina di euro siamo su un altro livello. I microfoni che sono integrati prendono bene quando tu guardi frontalmente la macchinetta, ma già se ti metti dietro cominciano a essere un po' capricciosi, cioè non sentono benissimo, soprattutto se sei in riproduzione. Alexa, stop. Adesso lo streaming era dall'iPhone ed è carino il fatto che la luce si disattiva dopo qualche secondo di riproduzione, così insomma non ti disturba. Alexa, riproduci musica. Ecco una stazione che potrebbe piacerti. Musica classica rilassante da Amazon Music. Le voci vengono riprodotte, però devo dire da questo speaker bene. Alla fine è uno speaker pensato principalmente secondo me per quello, per l'interazione vocale, quindi riproduce delle belle voci. Per l'erogazione del caffè deve essere collegata la macchina, non solo configurata ma anche collegata all'account Amazon. Il collegamento lo si fa tramite l'app devo dire non sempre è fluidissima questa
connessione, a volte va, a volte non va, io l'ho dovuto rifare più di una volta. Quindi devi andare comunque a inserire la capsula. A questo punto chiedi ad Alexa: Alexa, chiedi alla lavazza di farmi un caffè con Voicy. Qual è l'annuncio? Ok, e a questo punto parte l'erogazione del caffè. Eccolo qui, caffè espresso, parte nella misura, diciamo, che hai indicato nelle impostazioni. Quindi questo qui è espresso, non ho detto lungo, altrimenti me lo facevo di 50 ml, in questo caso di 30 ml. Ok, voilà. Comunque, se il collegamento della macchina all'account Amazon non va a buon fine, Alexa ti andrà a segnalare un problemino. Diamo un'occhiata ancora meglio alle app, perché secondo me sono queste poi che fanno la differenza nell'utilizzo di un dispositivo del genere, sia per quanto riguarda la preparazione del caffè, ma anche il controllo come speaker, riproduzione musicale o per reperire informazioni. Per quanto riguarda l'app Piacere Lavazza, che cosa ci puoi fare? Puoi a distanza immediatamente andarti a preparare un caffè, chiaramente devi aver precaricato la capsula. Ti dice quanti caffè hai erogato, quante capsule ti restano, perché puoi andarti a creare una scorta capsule, quante capsule hai in casa e quando vuoi essere avvisato. Tra l'altro puoi far partire direttamente un ordine su lavazza.it, puoi andare a compilare un questionario, invitare gli amici, è strutturata per proporti una specie di gamification dell'esperienza, ti dà dei chicchi e con questi chicchi vinci dei punti e premi per ogni azione che fai. Ok, vabbè. Poi c'è il mondo Lavazza, un po' di pubblicità, blog e via dicendo, e poi puoi andare alle tue macchine, Voicy, e qui puoi andare a scegliere il nome della macchina, personalizzare il preset del caffè, per esempio la lunghezza. Se è espresso normale puoi andare a scegliere 30 ml di più o di meno di erogazione, espresso lungo 50 ml di più o di meno, attivare e disattivare effetti sonori, cambiare la lingua della voce, ripristinare a impostazioni di fabbrica, disconnettere l'account Amazon e se hai un account premium Spotify connetterlo con il servizio Spotify Connect. Niente male. Insomma, che dire, è uno smart speaker, ma non è proprio un portento come smart speaker. È una macchina da caffè Lavazza a modo mio, che però se tu compri non in versione smart paghi meno di 100 euro, una settantina penso. Per cui avere tutto in uno può essere un vantaggio. Io sinceramente di vantaggi non ne vedo proprio tantissimi, se non di risparmiare spazio laddove tu non hai bisogno di uno speaker molto performante, perché ricordati che con 200 euro tu acquisti un Eco Studio che da un punto di vista di qualità, da un punto di vista di interazione anche dei microfoni puoi benissimo, insomma è molto superiore a questo qui. Oppure se hai bisogno solo di una macchina esterna, hai spazio, ti direi prendi un miglior speaker Eco e una lavazza a modo mio separata, perché comunque in generale ottieni comunque prestazioni anche da un punto di vista di qualità della riproduzione ben superiore e anche del microfono che ti capisce meglio, puoi parlare a maggiore distanza in tutta la cucina, insomma, no? Questo qui però alla fine, se tieni conto che è nuovo, non è male. Certo ha ancora qualche piccola cosa che va corretta. Secondo me le app non è che comunicano benissimo a livello della prima configurazione, non sempre va tutto liscio, devi riprovare più volte come ho dovuto fare io. Non è un dispositivo a voce, non ci puoi parlare al telefono, né puoi utilizzare il Bluetooth di cui è dotato, perché è Bluetooth 2.0 BLE, ma solo per la configurazione, quindi non puoi utilizzarlo per fare streaming, ok, dal tuo
smartphone o tablet. Lo streaming lo puoi fare, ma non tramite Bluetooth, tramite la Wi-Fi, utilizzando un'app che va a vedere lo speaker esterno, come per esempio Spotify. O naturalmente riprodurre musica con Amazon Music, di cui ti ricordo hai 3 mesi gratuito per la versione Unlimited. Questa qui è Lavazza a modo mio Voicy con Alexa integrata. Se hai ulteriori domande sei il benvenuto sotto. Ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao!